Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vediamo come registrare un cambio Shimano elettronico Di2 modello GRX. Sto parlando di questo modello che è montato sulla bicicletta gravel. Normalmente troviamo la centralina su questa zona, sulla bicicletta da corsa, solo che sulla gravel troviamo il comando di reset in fondo al manubrio da corsa. Quindi in caso che sentiamo il cambio non regolato bene, quindi fa fatica magari a salire oppure scendere una marcia, dobbiamo fare questa cosa. Ad esempio qui fa fatica a salire sull'ultimo rapporto. Quindi in questo caso dobbiamo mettere la catena nel centro del pacco pignoni e poi andare ad azionare il tasto sulla centralina. Ok, come vedete sopra un tastino lo teniamo premuto per qualche secondo finché non si accende un LED rosso. Ecco, il LED si è acceso. A questo punto è entrato in modalità registro, quindi premendo sulle leve avanti o indietro avremo dei brevi movimenti sul cambio in modo da regolare la purezza del cambio in asse con il nostro pacco pignoni. Premendo avremo dei spostamenti molto piccoli, in questa maniera possiamo allineare perfettamente la purezza sotto del cambio con il rapporto del pacco pignoni. Se vedete, la purezza sotto non è allineato con il rapporto del pacco pignoni, quindi in questo caso dobbiamo spostare il cambio verso l'interno premendo sui comandi del cambio finché non lo troveremo allineato. Verifichiamo un altro po'. Ok, ci siamo. A questo punto ripremiamo il tasto di reset qualche secondo. Come vedete si è acceso un attimo la luce verde e si è spenta la luce rossa. In questo momento il cambio è in funzione. Verifichiamo quindi se il cambio è registrato bene. Come vedete è salito bene sull'ultimo rapporto senza problemi. Ora vediamo sul primo rapporto, quello più duro. Ok, il cambio adesso è registrato perfettamente. Una cosa molto importante prima di registrare il cambio è verificare il fine corsa del cambio. Questi due registri, se vedete, regolano il fine corsa del cambio sia sulla marcia più bassa che quella più alta. Quindi in caso vi cade la catena verso l'interno tra i raggi e il pacco pignoni, bisogna andare a registrare la vite low, basse velocità. Mentre se la catena cade all'interno tra telaio e pacco pignoni, bisogna avvitare la vite height per spostarla verso l'interno della ruota. O viceversa, se vedete che non entra sul primo rapporto, dobbiamo allentare di un quarto di giro, ad esempio, la vite height per farlo deragliare sul primo rapporto. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!